Ciao hackerine e hackerini, stai per mandare un contratto importante via PEC, magari per quel lavoro che aspetti da mesi, e pensi, ok, a posto così, no? Alt, fermati un secondo. Credere che la PEC basti per firmare un documento è uno degli errori più comuni e pericolosi che si possano fare. In questo video ti spiego la differenza che nessuno ti dice tra posta certificata e firma digitale, e perché non conoscerla potrebbe costarti davvero davvero caro. Partiamo dal problema, la confusione. E ti capisco, La parola certificata nella sigla PEC ha un suono potente, ufficiale, quasi magico, ci fa sentire protetti. Infatti è obbligatorio per aziende e professionisti, quindi dovrà pur valere qualcosa, no? Ni. Per capire dove sta l'errore, pensa alla PEC come alla versione digitale della vecchia cara raccomandata con ricevuta di ritorno. Cosa fa la raccomandata? Ti dà la prova che tu, hackerino, hai spedito una busta ad un altro hackerino in un giorno e ad un'ora precisa e che quell'hackerino l'ha ricevuta. Punto. Ti dà una prova schiacciante dell'invio e della consegna. La PEC fa la stessa cosa, ma via email. Ma ora fatti una domanda. La ricevuta della raccomandata dimostra forse cosa c'era dentro la busta? Dice per caso che il contratto era firmato? No. Dimostra solo che la busta è stata spedita e consegnata. Allo stesso modo la PEC dimostra l'invio e la consegna di un'email con i suoi allegati, ma non può dire proprio niente sul contenuto di quei documenti. Non dimostra in nessun modo che tu, allegando un documento, hai espresso la volontà di firmarlo o di accettarne le condizioni. Pensare che inviare un contratto via PEC sia uguale a firmarlo è come credere che spedire una busta con una raccomandata sia la stessa cosa di spedire un contratto firmato a mano. L'equivoco è tutto qui. Stai confondendo il furgone del postino con la penna che usi per firmare. La PEC è il postino, non è la tua firma. Bene, ora che abbiamo svelato l'equivoco, entriamo un attimo nel motore della PEC. Come fa tecnicamente a dare valore legale? Mentre un'email normale è facile, la spedisci e arriva a qualcuno. La PEC aggiunge degli strati di sicurezza. Considera che non puoi usare la tua normale casella gratuita, tipo Gmail, per inviare una PEC. Non è solo questione di impostazioni, devi proprio possedere un indirizzo PEC certificato fornito da un gestore, tipo Aruba. Quindi prendiamo in considerazione Aruba, siccome vedo la pubblicità in televisione praticamente ogni giorno. Peggio di NordVPN. Quando clicchi su invia, Aruba non invia solo la tua email, prende il messaggio e gli allegati e li sigilla in una busta di trasporto digitale. Poi, sempre Aruba appone la propria firma digitale su questa busta. A breve capirete anche cosa significa effettivamente la firma digitale, però al momento dovete sapere che questa firma serve solo a garantire che la busta non venga alterata durante il viaggio. Aruba poi ti rispedisce la ricevuta di accettazione. Semplicemente ricevi un'email che dice che stanno lavorando per mandare il tuo messaggio, con data e ora. La busta poi viaggia verso il gestore, sempre Aruba, però del destinatario. Appena il messaggio viene depositato nella casella PEC del tuo destinatario, viene generata un'altra email per la ricevuta di avvenuta consegna e viene rispedita a te. Così sai che il tuo messaggio è stato ricevuto. Quindi la PEC dimostra che la busta di trasporto contenente il tuo messaggio non è stata modificata ed inoltre dice la data e ora dell'invio e della consegna di quel messaggio. Ma attenzione, la firma di Aruba sulla busta non c'entra niente con la firma del contenuto, cioè i documenti che tu puoi mandare come allegati. La PEC non dimostra che il documento allegato sia stato firmato da te, dimostra solo che il file è arrivato intatto, quindi senza modifiche. Ma se la PEC è il postino, chi è la vera penna? La risposta è una sola, la firma digitale. E no, non è la tua firma scansionata e incollata su un PDF. La firma digitale si basa sulla crittografia a chiave asimmetrica. Detto così sembra complicato, lo so, ma il concetto è molto semplice. Immagina di avere un lucchetto speciale venduto insieme a due chiavi. Sono una coppia, nascono insieme e funzionano solo tra loro. Non puoi prendere la chiave di un altro, perché ogni coppia è unica. Una è la chiave privata, che tieni solo tu, e deve rimanere segreta. L'altra è la chiave pubblica, che puoi dare a chiunque. Quando firmi digitalmente un documento, è come se tu chiudessi il lucchetto usando la tua chiave privata. Solo tu puoi farlo, perché nessun altro possiede quella chiave. Chiunque riceve quel documento può prendere la chiave pubblica, quella associata alla tua chiave privata, e provare ad aprire il lucchetto. Se si apre, significa che il lucchetto è stato chiuso proprio con la tua chiave privata, che fa parte di quella coppia, e quindi la firma è davvero tua. Però prima di usare questa crittografia c'è un altro passaggio. Infatti, quando firmi un documento, praticamente si crea una specie di impronta digitale del documento, cioè un hash. Questa impronta digitale rappresenta il contenuto del documento, e ogni documento avrà un'impronta digitale diversa, un po' come creare un puzzle del documento. Se cambi anche un pezzettino dell'immagine finale del puzzle, qualche pezzo sarà diverso.
E a questo punto interviene la parte della crittografia. Tu prendi l'impronta digitale del documento e la chiudi con la tua chiave privata. È come applicare un sigillo che solo tu puoi creare, perché solo tu possiedi quella chiave privata. Quello che ottieni è la firma digitale. Quando invii il documento, insieme gli mandi anche questa firma digitale. Chi la riceve cosa fa? Rigenera l'impronta digitale del documento calcolando di nuovo l'hash. Prende la tua firma e la apre usando la tua chiave pubblica. Ricorda che la tua chiave pubblica può aprire solo ciò che è stato chiuso dalla tua chiave privata. E poi confronta le due impronte. Se combaciano perfettamente, allora è tutto a posto e si ha la certezza assoluta di tre cose sante: autenticità, sei sicuramente tu ad aver firmato, non c'è dubbio; l'integrità, il documento non è stato cambiato nemmeno di una virgola dopo la tua firma; e non ripudio, non puoi tornare indietro e dire non sono stato io, perché solo tu hai la chiave privata che ha creato quel sigillo. Quindi, in soldoni, la differenza tra PEC e firma digitale è che la PEC dimostra la spedizione della busta digitale. La firma digitale, invece, dimostra chi è l'autore, la sua volontà e che nessuno abbia cambiato il contenuto della busta. Ok, diciamo che ti ho convinto. E adesso? È un casino ottenerla? La risposta è no. È molto più semplice di quanto pensi. Ecco come funziona. Devi prima scegliere da chi comprarla. Scegli sempre un fornitore di firma digitale accreditato, tipo Aruba o altri affidabili. Poi devi scegliere il tipo. Principalmente ce ne sono due: o la firma sul dispositivo, ti arriva una chiavetta USB o una smart card, la colleghi al PC e firmi; oppure la firma remota. Niente chiavette, la tua firma è tenuta segreta e sicura dai gestori, come Aruba per esempio. Per firmare usi un'applicazione dal tuo PC che ti richiederà prima il PIN che solo tu conosci e poi un codice usa e getta che puoi generare da qualche applicazione ufficiale tipo Aruba OTP dal telefono. Però per legge devono essere sicuri e verificare che tu sia tu, cioè non puoi richiedere una firma digitale fingendoti Mattarella, ecco. Devi dimostrare che stai richiedendo una firma digitale per te stesso. Questo puoi farlo in vari modi: di persona, in ufficio oppure online, tipo con SPID o carta d'identità elettronica. E poi firma. Una volta attiva, usare la firma è un gioco da ragazzi. Apri il programma che ti dà il gestore, carichi il documento, scegli dove mettere la firma, inserisci il PIN e fatto. Il programma ti crea un file firmato. Però ora andiamo alla parte croccante che a noi hackerini piace. La PEC e la firma digitale sono a prova di attacco? Ecco, sono molto sicure, ma non infallibili. Gli attacchi non puntano a rompere la crittografia, ma a sfruttare l'anello debole, l'utente o il gestore come Aruba. Partiamo dalla PEC. La PEC è protetta, ma la tua casella email è gestita come una normale email. E qui subentrano i rischi. L'attacco più comune è il phishing. Ti arriva un'email che sembra provenire da Aruba, per esempio, magari avvisandoti di spazio esaurito o di una manutenzione urgente, e ti chiede di cliccare su un link. Se lo fai, regali le tue credenziali e l'hackerino può prendere il controllo della tua casella. Oppure un altro attacco sono le false PEC. Per esempio, gli hackerini creano utenti simili agli originali, aggiungendo per esempio un numero. Quindi, per esempio, se la PEC di Giorgia Meloni è giorgia.meloni@pec.it, si può creare giorgia.meloni1@pec.it. Così sembra simile e se non ci fai caso potresti cascarci. Invece, per quanto riguarda la firma digitale, la crittografia asimmetrica è praticamente inattaccabile. L'attacco vero mira al dispositivo che la custodisce. Se usi la firma su chiavetta, il rischio è che un malware sul tuo PC intercetti il PIN mentre lo digiti, o che un hackerino riesca a indovinare il PIN provando decine di combinazioni. Per questo i dispositivi di firma hanno un numero limitato di tentativi, dopo i quali si bloccano. Se invece usi la firma remota, l'attacco mira a compromettere il tuo telefono per rubare i codici di accesso. L'unico modo per proteggersi è essere sospettosi, come un detective nei film quando l'indiziato dice non so nulla. Quindi PIN robusto, autenticazione a 2 fattori e niente click su link misteriosi. Ed inoltre non scaricare programmi non ufficiali o da siti strani sul PC dove usi la firma digitale, e mantieni aggiornato sempre il tuo sistema operativo. Se non aggiorni è più facile prendere qualche malware e virus. Attenzione però, non è PEC contro firma digitale, anzi sono come Batman e Robin, la coppia perfetta. Il flusso di lavoro a prova di bomba è questo: prendi il tuo documento, lo firmi con la tua firma digitale, alleghi il documento firmato digitalmente ad un'email ed invii tutto tramite PEC. Così facendo hai sia un documento firmato con valore legale pieno, grazie alla firma digitale, sia la prova inconfutabile che lo hai spedito e che è stato ricevuto in una data e ora, grazie alla PEC. È come avere il contratto firmato dal notaio e la ricevuta della raccomandata che lo ha consegnato. PEC e firma digitale sono due cose diverse, che fanno due lavori diversi ma complementari.
familiari. La PEC è il furgone che trasporta. La firma digitale è la tua firma autentica sul contenuto. Inviare un contratto non firmato via PEC è un rischio che non devi correre. L'unica vera firma che ti dà la stessa sicurezza di quella fatta a mano è la firma digitale. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!